Sono partita senza soldi, senza certezze, alla ricerca delle comunità utopiche, alla ricerca dell'ultima comunità matriarcale, camminare con la pace con i monaci buddisti perché fanno parte di questo monaco che ho incontrato per esempio a Londra, sono tappe della mia vita e quest'idea di cercare anche l'umanità. Sono Ciriaca R, di origini di Matera, in Basilicata, sono stata adottata qui in Svizzera, ho vissuto a Montagnola, sono un'artista, faccio 49 anni quest'anno, ho 2 figli di 16 e 18 anni. Lavoro con performance, video, fotografia, installazioni, dipinti. Alcuni anni fa ho fatto una grande installazione in occasione del 50° anniversario del voto alle donne in Ticino. Ero andata anche a cercare in Africa le donne che vengono tuttora isolate e condannate come streghe. E qui in Svizzera c'è anche un museo dedicato ad Anna Goldi, condannata nel 1782 come strega. Però è anche l'unico paese al mondo che ha rivisto questa condanna e ammesso l'omicidio. Prima di questa installazione sono stata molto felice di ricevere il premio Balli nel 2019, è stata la mia prima opera anche in realtà virtuale, è un'installazione dove c'è sia un dipinto, c'è quest'uomo che galleggia sull'acqua ed è in una sfera, è nella natura ma da essa è divisa da questa sfera di plastica. C'è anche l'opera di realtà virtuale dove la persona vede il dipinto ma poi ne entra a far parte. 2 anni, 2 settimane e 2 giorni, senza casa, senza paura, senza confini. È il nome della mia nuova performance. Sono ritornata alle mie origini, sono partita nella giornata della terra, che era il 22 aprile 2022, da Matera, dalle caverne della mia città di origine per arrivare fino in Africa dove l'Homo sapiens è sopravvissuto all'era glaciale. È un percorso a ritroso nella mia storia ma anche nella storia umana. Sono partita senza soldi, senza certezze e quest'idea di cercare anche l'umanità. Unire l'arte alla vita stessa e quindi di vivere, cercare di ispirare, perché poi l'arte in realtà non deve ispirare solo l'artista ma ispirare anche gli altri. Vivere la nostra vita come la più grande opera d'arte. Noi artisti scegliamo di fare cose a volte un po' all'estremo, non continuare a fare, a produrre, ma è importante essere. Mi ci sono preparata per questa performance per oltre 1 anno. Ho un itinerario di massima. Ho scelto di affrontare le mie paure e tra le mie più grandi paure erano sicuramente quelle di lasciare i miei figli. Il messaggio ai miei figli è che a volte anche con poco si può essere felici. Il mio figlio grande ha detto: mamma, ti vedo felice adesso, nonostante ho intrapreso un cammino estremamente duro ed è un'avventura veramente provante tutti i giorni. Vivere il presente, sapere domani chi mi ospiterà, dove andrò a dormire, se mi daranno da mangiare. Sono arrivata oggi in Monte Verità dopo 3 mesi di cammino, forse 1800-1900 chilometri. È una tappa fondamentale, non solo perché hanno patrocinato il mio progetto, come anche Matera da dove sono partita, ma anche perché qui è nata la prima comunità utopica del 1900. È possibile vivere in un'altra maniera, è possibile ritornare in contatto con la natura. In realtà, se ci pensiamo, questa comunità che è nata qui nel 1900 parlava di ecologia, erano dei pacifisti, erano attenti all'ecologia, al matriarcato, vegetariani. Queste persone cominciano a portare dei cambiamenti nel mondo, loro li vivono, si sentono isolati, si sentono inappartenere, in realtà aumentano del 13% l'anno. Sto andando a cercare nel mondo queste comunità. È un viaggio molto difficile e quindi di cose ne possono succedere diverse. Il primo giorno sono caduta in un burrone. C'era un'erba altissima, ho provato con i bastoni, mi sembrava di toccare, invece sono sprofondata. Non volevo lasciare lo zaino che pesa 18 kg anche perché ero appena partita. Sono riuscita, non lo so, per miracolo ad aggrapparmi a questi ciuffi secchi, infatti avevo poi il giorno dopo dei dolori. Il primo giorno che sono arrivata ero veramente stravolta. Un'altra volta invece mentre camminavo ho sentito una botta sui piedi, pensavo mi fosse caduto qualcosa, mi sono abbassata, invece era un serpente. Ho visto cinghiali, ho visto altri animali, scorpioni, cani randagi. Trovavi questi cani che ti rincorrevano, quindi dovevi avere la massima calma. C'è chi mi dice: ah, i bastoni li usi per i cani? Assolutamente no. C'è stata una volta che lì ho capito che era molto difficile. Alcune macchine hanno visto che stavano per attaccarmi, erano, non lo so, 6, 7, 8. Giri Prego. armata. No, è la fiducia nella vita e ognuno poi ha il proprio destino, sì.
È capitato che qualcuno mi ha offerto un piccolo passaggio e l'ho accettato come un gesto di umanità e molte volte invece ho proprio rifiutato perché volevo camminare e per me era importante questo. Queste comunità cerco di contattarle prima. Alcune comunità, tipo quelle degli Elfi, che non si sa esattamente dove sono, quindi è stato molto duro perché potevo perdermi nella foresta, e loro sono una valle fondata nel 1978, la prima, e loro vivono molto in contatto con la natura, però ci sono dei nuclei un po' più spirituali, dei nuclei più attaccati alla natura, insomma sono diverse situazioni. C'è chi lava i piatti con la cenere, chi con il caffè. In questo viaggio sperimento nutrirsi di erbe e piante selvatiche ed è una conoscenza importante che noi abbiamo perso.